Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone. Oggi sono qui fuori, come avete visto dal video introduttivo. Non ho più la casa, la mia parrucchiera finalmente ha deciso basta Sebastiano, hai rotto il cazzo. Per chi mi volesse seguire sul mio canale Sebastiano Serafini a cazzo vi lascio il link. È l'altro canale in cui carico case un pochino più a cazzo. Quindi niente, mi ha sfrattato e mi ha detto che oggi, siccome c'è il negozio chiuso, devo fare il video proprio per strada, come fossi un figlio dei fiori. No, siamo buoni. Bene, allora, oggi sono qui a parlare di un argomento che mi è stato pluririchiesto. Tantissime me l'avete richiesto, tantissime, più ragazze che ragazzi. Anzi no, anche qualche ragazzo me l'ha richiesto in realtà questo argomento. Come sono le relazioni in Giappone? Allora, le relazioni in Giappone non è che siano tante diverse dalle relazioni in Italia, nel senso due individui, perché si piacciono, si mettono insieme, si divertono, poi se sono rose fioriscono, se non sono rose si incazza, si odia vita e poi non ci si parla più e si mandano messaggi di morte l'un l'altro. Comunque, voi non parliamo del divorzio, delle separazioni, ma parliamo di come la gente si mette insieme in Giappone. Allora, se volete trovare il ragazzo, l'amorosa giapponese, la prima cosa più importante da fare è non bisogna sdrammatizzare, non bisogna fare scherzi che magari non vengono capiti e soprattutto bisogna aspettare. In Giappone le relazioni richiedono più tempo per avere il contatto fisico. Oddio, dipende da quale relazione. Ovviamente se vivete a Tokyo rispetto che se vivete in campagna le relazioni vanno un po' più veloci. Poi dipende, se è la tizia che avete incontrato in discoteca magari ve la dà anche quella sera, anzi nei bagni addirittura. Non parlo per esperienza personale, ma solitamente le ragazze, quelle serie, che sono quelle che voi vorrete penso frequentare, richiedono più tempo. Tra l'altro, se voi sforzate un po' questa cosa, nel senso che volete un po' saltare le tappe, spesso non è consigliabile secondo me se volete una relazione a long term. E quindi i giapponesi, infatti, tanti di loro hanno la credenza che se si aspetta un consistente periodo di tempo la relazione avrà più successo e sarà più duratura e anche il sesso sarà migliore. Quindi vabbè, aspettate, vi baciate e poi vi stringete la mano con calma e poi dopo, quando fate il kokako, se vi dichiarate, si inizierà a avere qualche piccolo incrocio un pochino più intrinseco. Non so se intrinseco è il termine esatto, comunque ci siamo capiti. Poi un'altra cosa molto diversa comunque in Giappone rispetto ad altri paesi è che qui praticamente quando si esce in pubblico non ci si bacia, non ci si abbraccia e non ci si tocca. Questa è una cosa un po' strana, perché in Italia di solito quando tu c'hai interesse comunque per l'altra e vi state un pochino insomma inciucciando e frequentando, di solito per strada si tocca. In Giappone no. E questo in Giappone è perché in Giappone, nella mentalità dei giapponesi, c'è tanto questo soto uchito soto, cioè questa ideologia dell'uchito e soto, che sarebbe praticamente questa cosa che hanno i giapponesi, che è questo rispetto per le altre persone. Quindi praticamente i giapponesi hanno talmente rispetto per le altre persone e non vogliono dare fastidio, non vogliono dare nell'occhio, che vabbè, io sono qua a fare video per strada quindi non dovrei parlarne. Scusate se è cambiato magari un po' l'angolo della fotocamera, ma è perché ho dovuto ricominciare il video, perché oltre a essere stati sfrattati eravamo anche senza batteria. Ci stanno capitando tutte oggi. Secondo me non vogliono che parlo di questo argomento, secondo me c'è la mafia che mi sta fermando, la mafia giappina. Comunque vabbè, stavo dicendo che in Giappone c'è nella società questa pressione per il rispetto per gli altri, quindi praticamente c'è questa pressione per rispettare, per il rispetto degli altri, anche se va a discapito di quello di cui tu avresti bisogno. E questo è proprio questo concetto di uchisoto, che io non sto rispettando facendo il video qua sotto, ma dai, sono in una zona tranquilla, non credo che do fastidio a nessuno. E quindi questa è una cosa molto importante che dovete pensare quando sono i giapponesi. Infatti quando i giapponesi vedono gli stranieri che mostrano queste situazioni insomma d'affetto, sono viste anche in modo un po' problematico, anche un po' intrigante, ma anche molto problematico. Quindi c'è in Giappone questa ideologia che porta quindi i giapponesi maschi praticamente a quasi mai rimorchiare, quindi tutti questi approcci, e insomma la gente per metterci insieme deve organizzare praticamente questi gokon, che sarebbero delle uscite praticamente di un numero equo di ragazzi e ragazze che si trovano a cena, fanno questo blind date, si incontrano, si conoscono e se si piacciono si mettono insieme. Magari si fa questa cena, poi si fa un'altra cena, poi mano a mano iniziano a formarsi le coppiette in base agli interessi sempre più simili. Quindi questo significa che praticamente in Giappone allora è più facile vedere che la maggior parte delle relazioni iniziano da un'amicizia e poi si trasformano mano a mano in amore. Quindi vabbè, il mio consiglio per le relazioni, per chi ha le relazioni in Giappone, è quello di non bruciare le tappe, andare con calma, trovare la persona giusta e se volete mettervi con una giapponese o un giapponese, cercate un po' di entrare nella loro cultura. Quindi non pensate subito ma sono freddi i giapponesi. No, hanno rispetto per gli altri, è diverso, cioè comunque è una cultura diversa, quindi sì, ci sono delle cose diverse, però alla fine se c'è amore è la stessa cosa alla fine. Quindi
quindi guardate il sentimento, non guardate le manifestazioni di quel sentimento, perché è quella la cosa importante secondo me. Spero che questo video vi sia piaciuto e se avete altre domande riguardo a questo argomento o altri argomenti chiedetemelo. Vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo domani con un altro video alle 2. Se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, mettete un mi piace e commentatelo. Ciao!